Ciao Gin Lover, siamo qui sui campi dell'azienda agricola She Moonshine, nel nostro spaccio. Oggi faremo un po' di dissing sul gin, quindi parleremo delle varie tipologie di gin, quindi abbiamo i London Dry, i distiller e i cold compound. Faremo un attimo un discorso perché nei corsi che stiamo facendo, a proposito potete trovare qui sotto tutti i nostri contatti se avete necessità di chiederci qualche informazione, soprattutto sui corsi che stiamo facendo in questo periodo, e ne stiamo facendo tanti da ragazzi che vengono da tutta Italia, quindi dalla Calabria al Trentino, che vogliono iniziare quindi il loro viaggio nel fantastico mondo del gin e non solo, anche della liquoristica, perché noi non facciamo solamente corsi per distillare gin, ma anche corsi riguardanti quelli che sono i liquori. Oggi quindi vermouth, amari, liquori in generale, ma liquori dolci li trattiamo poco. Oggi, come vi dicevo, stiamo lavorando al nostro assenzio. Ci manca quindi questo fantastico spirito, lo chiamano liquore perché la parte di anice che ha all'interno gli dà questa sensazione di dolce, ma assolutamente non ha all'interno nessun tipo di dolcificazione, è solo dato da questa botanica che sono, diciamo, da una parte i semi di finocchio e i semi di anice, e che gli danno anche quella caratteristica di diventare bianco, il lush, quindi di diventare bianco con l'acqua. È un'impresa importante perché stiamo partendo da zero, come sempre nei nostri prodotti, stiamo sperimentando, sono 2 mesi che sto facendo prove di distillazione su distillazione per il nostro assenzio, ma forse ci siamo quasi e diciamo per il mese di dicembre probabilmente riusciamo anche a farlo uscire. Ma oggi parliamo di gin. Mi sono dimenticato di prendere il gin col compound, quindi qui abbiamo 5 gin, di cui 4 sono London Dry e 1 è il cold compound che facciamo per il ristorante Sensi qua vicino a noi. Quindi parliamo di tipologie di gin, dell'acquisto, quindi non siamo quindi dalla parte di chi distilla in questo momento, quindi di chi vuole creare il proprio gin, ma di chi vuole bere un buon gin. E visto che i ragazzi che vengono qui mi parlano di vari gin che hanno provato e di quello che gli è stato detto riguardo le caratteristiche quindi di produzione anche di questi gin, e rimango molte volte un po' stupito su determinate, diciamo, impostazioni del marketing di chi vende questi prodotti, in cui vanno a pubblicizzare metodi di produzione che c'entrano ben poco con la produzione di un gin. Quindi mettiamo qui il nostro cold compound. E per questo motivo ho deciso di fare questo film, questo video, mi sono fatto un film giustamente, questo video proprio per parlare a chi invece non interessa distillare il proprio gin, ma gli interessa di bere e di provare un buon gin, di quali sono, diciamo, le sicurezze che uno può avere quando va a acquistare una buona bottiglia. Purtroppo il prezzo non identifica molto spesso la qualità, ma può essere solamente un posizionamento di marketing. Quindi intanto parliamo di quelli che sono i gin distillati e della differenza che ci può essere fra un London Dry Gin e un distilled, e il perché chi produce il gin non sceglie magari un metodo London Dry, ma sceglie di chiamarlo in modo generico distilled. Sì, perché distilled è una parola che non vuole dire assolutamente niente. Sì, diciamo che ci ricorda la parola un gin distillato, distilled, ma in realtà distilled può essere qualsiasi cosa, potrebbe essere anche un prodotto che non è mai stato dentro un alambicco, ovvero, vi spiego qual è il caso di molte situazioni. Il London Dry è un gin che ha un costo importante anche di produzione, quindi spesso e volentieri una persona quando va da una distilleria che abbia la possibilità di distillare il London Dry, perché non tutti, e poi capiremo perché, hanno questa possibilità, quindi che abbiano un alambicco che sia adatto per distillare gin, e poi vedremo che ci sono London Dry che sono fatti in corrente di vapore e quindi diciamo sono quelli più new age, più delicati, floreali, e altri London Dry invece che vengono fatti magari in caldaia, che sono un po' più strong, sono i tipici London Dry che ci possono ricordare come sapore un sapore diciamo balsamico e secco, tipo il Gordon. Gordon è assolutamente un ottimo gin,
come dall'altra parte invece sui London Dry distillati in corrente di vapore abbiamo il Bombay Sapphire. Sono due gin di due tipologie differenti, uno è un New Age, uno ha aperto il New Age del gin, costruendo un alambicco che potesse lavorare le botaniche non solo in caldaia ma anche in correnti di vapore, quindi in un basket esterno dove vengono messe le botaniche più delicate. Dall'altra parte invece è stato uno dei primi gin inglesi, quindi un gin che veniva lavorato in caldaia e per questo motivo utilizzava botaniche diciamo un po' più resistenti al calore, perché la distillazione in corrente di vapore ci serve per andare a estrarre gli aromi da una botanica ma con una temperatura, quella del vapore, molto più bassa rispetto a quella che è la temperatura che troviamo in caldaia. Naturalmente i due metodi si utilizzano diciamo nella stessa distillazione, nel senso che alcune botaniche quindi sono complementari, alcune botaniche hanno necessità di calore e in questo caso distilliamo in caldaia e invece alcune botaniche soffrono il calore, sono più delicate e le distilliamo nel basket in corrente di vapore. Quindi le due tipologie di produzione sono assolutamente utilizzabili insieme, ma quando è nato il Gordon non c'era ancora la tecnologia per distillare in corrente di vapore e quindi il gin aveva un profilo aromatico più secco, più balsamico, perché si utilizzavano botaniche che resistevano al calore delle caldaie. Con l'avvento del Bombay si è diciamo inventata questo tipo di estrazione e si è potuto aprire anche il gin a botaniche più delicate come i fiori e quindi fare dei gin più floreali, il gin New Age. Quindi due gin assolutamente eccezionali, anche se a prezzi molto interessanti, ma lì è una questione di quantità di produzione che ci sono in ballo, ma comunque con una qualità ottima, dove un gin viene distillato all'interno dell'alambicco con le sue botaniche. Ma perché dico che il distilled può non aver visto l'alambicco? Perché il distilled non ti garantisce nulla, vuol dire tutto e niente. Mentre il London Dry ti garantisce il nome, naturalmente se questo viene utilizzato in maniera onesta e sincera e non viene messo su gin che London Dry non sono. Questo però naturalmente oltre a stare alla correttezza del produttore è anche frode in commercio, quindi attenzione ragazzi, non andate a chiamare London Dry un gin che non viene fatto col metodo London Dry, perché non solo è una scorrettezza verso i vostri clienti ma è anche frode in commercio e quindi potrebbe esserci anche una multa importante per quando si scrive qualcosa che non è vero sulla nostra etichetta. Quindi il London Dry non è un gin fatto a Londra, ma è un metodo di produzione che prevede che tutte le botaniche vengono distillate dentro un alambicco, quindi abbiamo delle vere botaniche distillate in alambicco, poi che siano distillate in corrente di vapore oppure in caldaia o misto non c'entra niente, sempre un London Dry è, e che non venga aggiunto niente né prima né dopo. Quindi questo garantisce che il gin venga creato in un unico passaggio all'interno di un alambicco, senza che ci siano infusioni prima e senza che venga aggiunto qualcosa dopo che può essere un colore o altre cose. Purtroppo può essere anche un gin distillato col metodo London Dry, quindi di ottima qualità, ma per cui il cliente vuole che ci sia una colorazione anche naturale, tipo quella col Butterfly Pea, quindi un gin azzurro, e in quel caso purtroppo non lo può più chiamare London Dry. Ma parlando dei distiller, quindi diciamo che London Dry ci dà una garanzia che sia un vero gin distillato nel modo in cui va distillato un gin. Mentre quando leggiamo distilled, purtroppo questo non vuol dire assolutamente nulla. Perché? Io posso prendere, quindi come vi dicevo, vi spiego il perché un distilled può anche non essere distillato in un alambicco, perché io prendo, al posto di prendere un alcol vergine di cereali per fare la mia distillazione, prendo a livello diciamo commerciale, all'ingrosso, un gin di base già pronto. Quindi io ho il mio gin già pronto che costa poco di più di quello che un buon alcol che poi utilizzerò per distillare, quindi prendo già il mio gin di base già pronto e al posto di distillarlo aggiungo degli aromi naturali o / artificiali per dargli quelli che sono il profilo aromatico.
Quindi voglio un gin all'agrume, voglio un gin al pompelmo, prendo un gin base già pronto e poi ci aggiungo successivamente un alcolato con l'aroma di pompelmo, quindi che può essere naturale oppure può essere artificiale. In questo caso il gin non ha mai visto l'alambicco, non ha mai visto le erbe aromatiche, quindi non è mai stato da me distillato, ma semplicemente ho fatto un compound di alcolati, quindi un alcol aromatizzato al gin, quindi con una serie di botaniche base del gin, e poi ci ho aggiunto la mia aroma, che potrebbe essere pepe, cannella, agrumi, tutto quello che volete, ma questo prodotto non è mai stato messo in alambicco, se non da una grossa distilleria in partenza, ma anche l'alcol che utilizziamo viene distillato, diciamo, alla fonte. Noi usiamo quest'alcol vergine, un alcol di cereali, con cui poi procediamo a una seconda distillazione. Quindi non è mai stato distillato in un alambicco, non è mai stato creato mettendo delle erbe aromatiche all'interno di un alambicco e distillando tutti insieme. E quindi naturalmente io risparmio anche il costo di quello che è la distillazione. Parliamo che un alambicco di ottima qualità, come possono essere alambicchi tedeschi o anche italiani, hanno comunque un consumo energetico importante, che sia gas o elettricità. E per distillare un gin, e oggi sappiamo quanto costa l'elettricità e il gas, ci vogliono circa 4 ore. Per farvi un esempio, il nostro alambicco consuma circa 32 kW all'ora, quindi come picco massimo, poi quando raggiunge la temperatura naturalmente viaggerà intorno ai 15, per 4 ore di distillazione. Quindi per avere un London Dry Gin, il nostro, che qua produciamo e che qua vedete dei vari prodotti che noi stiamo facendo in questo momento, ci vogliono 4 ore di distillazione. Ci vogliono naturalmente erbe aromatiche, noi in questo caso utilizziamo erbe aromatiche che coltiviamo al 90%, perché diamo possibilità al cliente di inserire una botanica particolare che noi non abbiamo, perché magari vogliono creare il loro profilo aromatico esclusivo, come il Gin 100, che è stato fatto con il caffè di Musetti, che è una torrefazione qua di Piacenza. In questo caso il caffè noi non lo produciamo, però il 90% di altre botaniche, quindi il 99%, è di nostra produzione, quindi 100% italiane, prodotte a chilometro zero. Ma non arriviamo magari a questa, diciamo, a questo estremo. Le botaniche si possono anche acquistare di ottima qualità, quindi sul mercato ci sono in Italia vari grossisti di botaniche, possono anche arrivare dall'estero, ma essere di ottima qualità, però in questo caso vengono distillati all'interno dell'alambicco con una spesa anche importante dato dal consumo del gas o dell'energia per la distillazione. Mentre questi gin, diciamo, distilled, non tutti certamente, ma purtroppo la maggior parte, altrimenti si dovrebbero chiamare tutti London Dry, vengono prodotti spesso e volentieri senza avere una distillazione all'interno dell'alambicco, quindi partendo da un gin base e aggiungendo degli alcolati. Questi alcolati possono essere fatti anche da distillerie in casa, per esempio usando, come abbiamo noi, il rotavapo, che ti dà la possibilità di fare degli alcolati con profili aromatici molto interessanti, perché lavora a una temperatura di ebollizione, di distillazione bassissima, con cui io posso fare quindi un alcolato con una determinata botanica, un agrume, e poi aggiungere a un gin di base. Noi rotavapo lo usiamo per altre cose, quindi lo usiamo per sperimentazione e per fare il colore, per esempio, del nostro vermouth. Però questo è una cosa che può succedere, quindi ci sono gin che noi acquistiamo anche a prezzi elevati, magari perché hanno una bella bottiglia, giustamente perché fare una bella bottiglia ha un costo importante, magari perché c'è tanto marketing dietro, magari perché ci piace anche berli, perché non è detto che il gusto di un gin, diciamo, prodotto a livello, diciamo, commerciale non ci piaccia, anche perché, come dico spesso dei ragazzi che vogliono fare il loro gin, se io andassi ad usare degli aromi artificiali e non le mie piante aromatiche, sarebbe molto più facile creare determinati profili aromatici che con le piante, quindi vere, è difficile ottenere. Voglio un profumo, un sapore di cioccolato, di cacao intenso, che si senta subito, quindi un profumo che arrivi, diciamo, alla testa del mio gin. Questo posso farlo solamente utilizzando un aroma artificiale, perché il profumo di cacao è un profumo di coda che invece io percepisco successivamente alla bevuta.
ed è una cosa molto leggera, posso metterci qualsiasi quantità di cacao, ma avrò sempre una sensazione di dolce all'inizio, un cuore quindi dolce, ma un leggero aroma di cacao o di caffè che si comportano nello stesso modo, che arriverà in gola successivamente. Quindi per arrivare ad avere determinati sapori che in distillazione, tipo, faccio un esempio, il profumo della pesca, distillare una pesca è praticamente impossibile perché è un frutto che ha un sapore molto molto delicato e in distillazione è molto facile rovinarla e ce ne vorrebbe una quantità importante, mentre aggiungendo un aroma artificiale o naturale concentrato di pesca, ricordatevi le vodka alla pesca di una volta, riesco comunque a dare un aroma di pesca al mio gin che purtroppo attraverso una distillazione diciamo classica non sarei riuscito ad avere. Però questi gin, questi distilled fatti in questo modo hanno dei costi molto inferiori rispetto a un London Dry Gin, perché non hanno tutta la parte di distillazione o comunque non hanno neanche spesso e volentieri la parte delle erbe aromatiche. Vengono fatte magari non da distillerie ma da semplici liquorifici che non hanno quindi distillatori, perché gli basta acquistare la base gin e poi aromatizzarla con degli aromi naturali / artificiali mettendoli insieme. Sì, è vero che anche gli aromi sono distillati, il gin che io compro come base distillato, li metto insieme, è un compound di 2 prodotti distillati e lo vado a chiamare distilled, ma questo gin non ha assolutamente la qualità e il costo di produzione di un London Dry. Spesso e volentieri nessuno ci guarda, ma hanno anche dei costi importanti, dato dal marketing, dato da una bella presentazione e tutto. Quindi non sono, diciamo, prodotti che possono avere un valore artigianale, un valore di uso delle botaniche del territorio. Spesso magari si pubblicizza che vengono usate botaniche del territorio in questi gin, ma essendo prodotti così con essenze difficilmente vengono utilizzate se non si ha un rotovapor per estrarle. Quindi da una parte quello che posso dire e quello che mi hanno chiesto molti ragazzi che sono venuti qua a fare i corsi, perché intanto il London Dry ha un costo importante, quale gin scegliere? Io dico scegliete, se volete essere sicuri della qualità del prodotto, non del gusto, perché un gin, ripeto, di stile può avere un gusto eccezionale, visto che viene anche assemblato artificialmente con degli aromi che magari è più difficile ottenere in una distillazione artigianale. Prendete un gin che abbia sull'etichetta London Dry Gin e comunque andate a vedere bene come è prodotto, andate anche nei profili dei produttori vedendo se si vede l'alambicco, spesso e volentieri se un distillatore è un vero distillatore di gin, il suo alambicco è la prima cosa che vedete all'interno dei suoi profili social, perché per noi siamo un po' nerds e ci piace distillare, ma ci piace anche i nostri distillatori. Quindi guardate il profilo, vedete se ci sono solo delle belle immagini con belle ragazze o bei ragazzi che raccolgono agrumi dagli alberi, oppure se vedete magari anche uno un po' meno bello ma che è lì che sta distillando, buttando delle botaniche in distillatore, sta imbottigliando, che quello è la vera vita che fa un distillatore. Perché tutto questo che vedete incide sulla qualità del prodotto e sul costo del prodotto che andate a bere. Quindi sicuramente il London Dry, ripeto, non è un gin prodotto a Londra, ma è un metodo di produzione che vi dà un DOC come quello del vino per dirvi attenzione, questo è un prodotto artigianale di assoluta qualità. Quindi, come se andate a vedere nei gin in commercio, ben pochi, o comunque adesso sempre di più, però in passato ce n'erano pochi di London Dry italiani, ma perché quello è un metodo di produzione costoso che molti non fanno perché preferiscono spendere i soldi in marketing e non nel prodotto. Io dico sempre che ai miei clienti si beve più il gin che la bottiglia bella, etichetta simpatica, sempre di qualità, ma il vero prodotto importante è quello che c'è dentro. Questo è il mio parere. Poi ripeto, i gusti sono gusti, può essere buonissimo un distilled, come piacere meno un London Dry perché magari è un po' più complesso, un po' più difficile. Ma
London Dry Gin sull'etichetta della bottiglia è già un marchio che vi dice è un prodotto di qualità, e quindi se dovete spendere un po' di più spendetelo per un London Dry. Se poi è fatto come i nostri, con botaniche 100% italiane coltivate sui nostri campi, e potete venirci a trovare e vedere sia la parte di distilleria sia la parte agricola di produzione, quello sicuramente è un prodotto unico, perché ce ne sono pochi. Coltivare le botaniche richiede fatica, richiede impegno, richiede tempo, e spesso noi abbiamo meno tempo per fare marketing sui nostri prodotti perché ci serve per curare le nostre piante. Dall'altra parte invece abbiamo un gin in stile col compound. Gin in stile con compound sicuramente non è un gin che mente, perché è un'infusione di piante aromatiche all'interno dell'alcol, e il suo colore ci dice che le piante aromatiche ci sono state dentro. Potrebbe essere colorato, ma difficilmente si andrebbe a colorare un gin per imitare un gin in cold compound, quindi ad infusione, perché diciamo che a livello commerciale la gente apprezza più il gin distillato. È come dire una Ferrari gialla o rossa o una Ferrari rosa. La gente vuole la Ferrari gialla e rossa, e diciamo nell'immaginario delle persone la Ferrari è rossa. Quindi nell'immaginario del 90% delle persone il gin è un distillato e quindi è trasparente. Ma comunque il cold compound è un prodotto assolutamente di qualità, che intanto dal colore ci dice che è stato fatto con infusione di erbe aromatiche all'interno di un alcol, ha un profilo aromatico differente. Il gin distillato, quindi il London Dry, è più profumato e delicato, il cold compound invece è più saporito. Per esempio noi abbiamo fatto questo per il ristorante Sensi proprio perché lui lo utilizza anche in cucina, sia nei dolci sia nei risotti, perché ha un gusto molto importante e riesce a amalgamarsi bene con la cucina di un grande ristorante, quindi in un dolce, in un risotto, questo riesce a rilasciare un aroma molto più intensa rispetto a un London Dry che è più delicato, si perderebbe un po'. Quindi questo per dirvi cosa? Che il London Dry è solamente una dicitura che si mette per indicare qual è il metodo di produzione. Un London Dry, per chiamarsi così, deve essere prodotto all'interno di un alambicco in un unico passaggio, senza aggiungere niente prima e niente dopo. Quindi i gin si producono all'interno dell'alambicco. Un'altra moda ultimamente che viene un po' usata come marketing per pubblicizzare gin è quella di dire: ah, ma il mio gin è stato distillato botanica per botanica e poi messo insieme. Quindi pensate che lavoro aver distillato come il mio Surus 45 botaniche separatamente e poi averle messe insieme. Mi spiace, questo non è un vero gin. Il gin si distilla con le botaniche tutte insieme, in un unico passaggio. Se tu mi dici che il tuo gin è fatto da botaniche distillate separatamente e poi unite, è semplicemente un compound di alcolati, ma non è un gin. E se mi dici così, può essere assolutamente un distiller dove tu hai preso un gin base e hai unito degli alcolati. Gli alcolati sono aromi distillati o aromi chimici che vengono praticamente estratti da un'unica botanica. Quindi ogni botanica è distillata in quel caso singolarmente, perché quello è un alcolato al profumo di ginepro o al profumo di agrume, ma che tu poi unisci insieme per creare magari un gin, o partendo da un gin base o unendo insieme più alcolati, ma non è un gin. Il gin va distillato e le erbe botaniche tutte all'interno di un alambicco. Quindi smettiamo di dire che guarda il mio gin quanto lavoro ho fatto perché ho distillato tutto separatamente. Quello è, scusate, una sciocchezza. Il gin vero viene distillato tutto insieme in un unico passaggio all'interno di un alambicco, ed è quello che si può chiamare gin. Un insieme di alcolati, sì, probabilmente, visto che per me è quello che si può chiamare gin, è quello il gin della tradizione. Poi, se va bene, se è anche buono, che è un
liquorificio o un opificio di trasformazione abbia fatto, magari non ha neanche l'alambicco, abbia fatto un insieme di alcolati acquistati sul mercato e lo vogliamo chiamare gin, chiamiamolo gin. Ma per me, anche se diciamo non si esce dal disciplinare che è molto generico, quello del gin, per me il gin viene fatto in un altro modo, o distillandolo in alambicco in un unico passaggio, oppure un gin col compound, quindi un'infusione di erbe aromatiche all'interno dell'alcol, che normalmente vengono infuse tutte insieme. Quindi, volete assaggiare un buon London Dry Gin? Lo stile per me col compound, che io chiamo stile all'italiana, perché noi siamo dei liquoristi, quindi siamo degli specialisti in amari, e questo gin è un po' fatto come il classico amaro, dove si mettevano le erbe aromatiche all'interno dell'alcol, quindi per me è un po' più vicino alla tradizione italiana, ma assolutamente se è un gin distillato è fatto con botaniche italiane in Italia e fatto con i santi crismi, anche quello può essere un gin italiano, io lo chiamo uno stile italiano. È un gin assolutamente meritevole, che ha dei costi comunque di produzione anche se non ha distillazione, perché usa botaniche vere, e questo lo vediamo dal colore. Difficilmente qualcuno andrà a colorare un gin col colore delle botaniche, questo giallino qui che poi viene dato anche dall'invecchiamento in questo caso, e dal London Dry, che l'addizione ci dice che è stato prodotto in un determinato modo, ma diffidiamo di quei gin figli del marketing con costi importanti, dove si dicono sciocchezze su come si produce un gin semplicemente per giustificare un metodo di produzione, probabilmente senza una distillazione, o comunque fatto in modo, diciamo, un po' per risparmiare i costi. Naturalmente lì sta poi alla persona, se preferisce più investire nella qualità del prodotto e quindi avere un prodotto più costoso e magari avendo un po' meno soldi per fare marketing o per avere una bella bottiglia, o se preferisce investire invece poco nel prodotto e invece tanto nel marketing o nella bottiglia bella. Sta a voi adesso andare a scovare quelli che sono i London Dry italiani. Io ne conosco un po', sicuramente ho visto che sono nate tante nuove distillerie, tanti ragazzi che stanno aprendo la loro distilleria per produrre gin, e sicuramente quindi adesso sul mercato ce ne sono tanti di più di quelli che conosco io, sono un po' fermato qualche anno fa. Però sappiate che quello è un sinonimo di qualità. London Dry sicuramente è la DOC del vino, del gin, non del vino. È come la DOC del vino, che ti identifica un vino prodotto in un certo modo, in una certa regione italiana, e comunque che c'è un determinato controllo. Il London Dry è la stessa cosa. C'è meno controllo ancora perché le autorità non hanno ancora, diciamo, questa conoscenza del prodotto gin, anche perché non è propriamente un prodotto, soprattutto il distillato, della tradizione italiana, ma sta anche a voi che intraprendete questa strada decidere se essere sinceri o meno con i vostri clienti. Comunque ragazzi se ne accorgono, perché quando provano i miei gin o provano comunque un gin di qualità, oggi il consumatore se ne accorge e riesce a capire qual è la differenza, soprattutto se lo beve liscio. Poi la tonica nasconde un po' di magagne. Quindi per questo pippone, che spero di essermi spiegato bene sul gin, sulla produzione del gin, visto che molti che sono venuti qui non capivano la differenza, perché effettivamente il distilled è un po' un modo per una parola che ti porta al distillato, ti ricorda il distillato, e quindi ti fuorvia un po' su quello che è veramente, come è stato fatto quel prodotto. Sappiate che con London Dry non sbagliate, col gin, col compound non sbagliate, perché quasi tutti sono fatti in infusione con le erbe aromatiche. In quel caso lì, se fosse un col compound trasparente, diffidate, perché vuol dire che hanno usato degli alcolati. Mentre un col compound, che si vede il colore delle erbe aromatiche all'interno, è un gin assolutamente dove si è sicuri che sono state utilizzate le erbe aromatiche per farlo. Quindi a questo punto tanto vi saluto, vi aspetto qui sul campo, soprattutto d'estate. Ecco, la cosa che ho detto alcune persone che mi hanno chiesto di venire qui sul campo a fare un giro è che purtroppo in questo periodo siamo molto occupati sia con l'apertura del nostro club
Cesart a Piacenza, sia con i corsi, e quindi io ho pochissimo tempo da dedicare a chi viene a fare dei giri, perché preferisco dedicarli a chi fa i corsi, a chi investe il proprio tempo per crearsi una nuova professione, o lo può fare anche per passione. I corsi ci sono, durano una giornata, stanno piacendo a tanti, stanno uscendo anche delle belle ricette, e poi altro tempo lo investiamo per creare gin per i clienti che non interessa, diciamo, di distillare loro il proprio gin, ma vogliono una ricetta, e per questo ci vuole tempo, e lo investiamo, diciamo, da una parte per fare ricette dei nostri gin vermotermali, dell'Assenzio, dall'altra parte per fare i corsi per chi ci viene a trovare, e in questo periodo abbiamo, e poi con il nostro lavoro, diciamo, fine settimana nel circolo di Piacenza, e abbiamo poco tempo, diciamo, per chi viene a farsi dei giri, però il tempo ce l'avremo quest'estate. Quest'estate il campo sarà aperto, saremo qui sul campo a lavorare, a coltivare le nostre erbe aromatiche, quindi avremo più tempo anche per accogliere persone che vengono a farsi un giro solamente per vedere dove siamo. Quindi non abbiate a male se in questo periodo vi ho risposto: ragazzi, ho poco tempo, quindi se volete fare il corso venite, ma per fare dei giri non ci sono perché sono magari impegnato ad altre cose e il mio tempo scarseggia, ma quest'estate potete venire tranquillamente a trovarci. Naturalmente trovate tutti i nostri recapiti qui sotto. Qui dallo spazio sui campi dell'azienda agricola Shine. Vi saluto, ciao Gin Lover, alla prossima!